10 su 10, vietato sbagliare. Allora, sempre al bar questa mattina, io ve lo dico perché combinazione, arrivo dal bar. Al bar questa mattina mi hanno chiesto, ma se io volessi prendere un mio amico che comunque anche lui ha il porto d'armi per uso sportivo, volessi prendere il porto d'armi per difesa personale. Momento. Allora, porto d'armi per difesa personale, innanzitutto non è difficile fare la richiesta, più che altro la motivazione che deve essere molto molto valida. Tipo, devono esserci dei fatti reali, concreti di persecuzioni, minacce, stalking, qualsiasi cosa che comunque riguarda l'incolumità personale, e quindi automaticamente tutti questi documenti fanno sì che ci siano i requisiti per poter fare la richiesta. La richiesta chiaramente non va fatta ai carabinieri come viene fatta per il porto d'armi normale, non bisogna rifare l'esame del maneggio delle armi, perché se hai già il porto d'armi per uso sportivo non dovrai fare il maneggio, quindi non dovrai andare a fare il tiro al tiro a segno nazionale, ma vai direttamente alla prefettura della città, della tua città, e fai la richiesta, dove loro ti daranno dei moduli da compilare e in base a tutti i certificati che tu hai in mano, quindi appunto email, WhatsApp, oppure video, registrazioni vocali, tutto quello che riguarda comunque la minaccia reale, concreta, cosa che comunque possa avervi messo in pericolo, a quel punto allora valuterà la prefettura se rilasciare il porto d'armi per difesa personale. Dovrai fare una visita psichiatrica un po' più dettagliata, perché devono esserci le condizioni psichiche, dal momento che comunque le statistiche parlano che il 50% degli italiani soffre di problemi psichiatrici, quindi sicuramente verrai indirizzato per fare una visita psichiatrica per per prendere il porto d'armi per uso personale. Dimenticavo, non è solo una questione di minacce, stalking, anche per lavoro. Ci sono dei tipi di lavoro che sono a rischio, ad esempio i gioiellieri, chi trasporta appunto gioielli, i portavalori, ce ne sono tantissime persone che potrebbero avere per difesa personale, tantissime tra virgolette, che fanno lavori comunque dove sono a rischio, che possono essere assaliti per qualche motivo. Ecco, dimenticavo il lavoro, anche i taxisti dovrebbero avere appunto la possibilità di portarsi le armi dietro, perché anche il taxista è un lavoro molto 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 pericoloso, dove credo che ovunque tu sei in giro di notte, lavori di notte, camionisti. Poi fosse per me chiaramente sarei molto più, come si dice, darei molto più volentieri questi permessi, però non mi metto al posto della prefettura, anche perché appunto ci sono diversi fattori da vedere. Ok ragazzi, 10 su 10, vietato sbagliare, e mettete un like se vi è piaciuto il video e un mi piace. Stessa cosa, allora mettete un like e mettete il segui o viceversa. Ciao a tutti.